Varie volte mi hanno chiesto, con tutto il bisogno che c'è in Europa di persone che lavorino per Dio, perché andare così lontano? I tempi sono cambiati e abbiamo bisogno di missionari anche qui da noi. Devo dire che non è una domanda scontata e che me lo sono chiesto anch'io. Perché uno deve andare in capo al mondo quando c'è tanto bisogno qui? Io credo che Dio ha un progetto per ognuno di noi, un disegno misterioso forse, ma concreto. Quando qualche settimana fa ero in Italia, nella chiesa dove andavo a messa, c'era una persona fuori che chiedeva l'elemosina tutti i giorni. Inizialmente lo salutavo solo e pensavo che quando un giorno ho più tempo mi fermo e parlo con lui. Così è stato. Mi sono fermato e ho scoperto che questo signore era nigeriano. Quindi ho potuto parlare con lui in inglese e alla fine, dopo aver saputo qualcosa della sua vita, gli ho anche lasciato quel poco che avevo in tasca. Lui era felice. Mi ha detto che mai nessuno si è fermato a parlare con lui in questo modo e alla fine, quando la mia partenza si avvicinava, ci siamo scambiati anche i numeri di telefono. Questo fa capire che l'aver vissuto con persone di varie nazionalità in questi 24 anni di vita consacrata e aver speso 22 anni in Asia, quasi senza volerlo, mi aiuta a mettermi di fronte alle persone in un atteggiamento diverso. Non ti rendi conto, ma impari ad amare ed apprezzare la diversità e soprattutto diventa una grande ricchezza per te e per gli altri. Quindi un missionario non è uno che va in giro ad insegnare qualcosa a qualcuno, ma una persona che segue Dio e con Dio dentro di sé si apre agli altri, si arricchisce delle bellezze degli altri e fra le altre cose fa da tramite fra diversi mondi. C'è chi vuole omogenizzare il mondo e farci tutti uguali ed egoisti, così alla fine spendiamo di più e qualcuno si arricchisce follemente. Ma la bellezza e la ricchezza del mondo è la diversità. Il missionario è o dovrebbe essere, fra tante altre cose, un mandato da Dio per abbracciare le diversità e per poi condividerle con gli altri, per creare un mondo più capace di accogliere. Ma per riuscire a fare questo bisogna uscire da una dimensione folcloristica delle diverse culture. Spesso dal punto di vista europeo si vede la diversità come una cosa carina, il folklore, i colori, i costumi, i luoghi. Questo però è solo una piccola parte della cultura, quella che si vede dal di fuori, in un modo un po' turistico, di curiosità, di novità. Il missionario invece deve entrare nella cultura. La cultura deve diventare parte di sé. Non può essere più una cosa carina, ma un qualcosa che ti tocca, che ti muove dentro, che ti fa soffrire, che non ti lascia indifferenze. In tutte le culture ci sono cose bellissime, ma anche cose dure da capire, da accettare, da far nostre. Per questo abbiamo bisogno di persone che si muovono non solo per cercare fortuna, cercare un lavoro o per fare affari, ma per amare le persone e costruire ponti, anche se sembrano a volte ponti piccolissimi. È un grande dono vivere in comunità internazionali, anche se non è sempre facile, ma è sempre più necessario e soprattutto arricchente. Le persone ovunque non hanno solo bisogno di soldi o di cose, ma di essere amate, ascoltate, accolte e soprattutto non giudicate. Serve sempre tanta umiltà e carità ogni volta che si avvicinano persone che provengono da culture diverse, ma basta iniziare ad accettarle col nostro cuore. Quel signore nigeriano mi ha sfiorato il petto e mi ha detto: si sente che il tuo cuore è buono. Speriamo che il mio lo sia davvero e anche quello di tanti altri, perché ne abbiamo un disperato bisogno in questo mondo.